Com'è il sound di questo motore? Hai presente la musica di Beethoven? Siamo all'Autodromo di Imola in occasione dell'ACI Racing Weekend. Stanno per partire le auto storiche. Andiamo a registrare i suoni di queste meravigliose autovetture. Santi De Filippis oggi porta in pista un Alfa GTV6 2005. Il motore è quello strutturato da Giuseppe Busso, il famosissimo Busso V6. Com'è invece, noi l'abbiamo sentito da fuori ovviamente, ma sentito da dentro, com'è il sound di questo motore? Hai presente la musica di Beethoven? Sì, La stessa. la stessa. La cavalcata delle Valchirie, guarda, perché è fantastico, è un rumore che è l'impronta stessa del 6 cilindri Alfa Romeo. E anche quando furono il 12 cilindri Alfa Romeo rispetto a un 12 di Ferrari si notava già anche la differenza. La timbrica la senti arrivare veramente da lontano perché ha un suono particolare molto bello. Tra l'altro è differente perché questa versione qui è il monoalbero a camme in testa che comanda direttamente le valvole di aspirazione e con un bilanciere orizzontale va a chiamare invece quella di scarico. Diverso dopo fu la seconda evoluzione che fu il 3000 che fu invece il bialbero a camme in testa dove un albero a camme era dedicato a ogni singola... Io avevo un 75 3000 gruppo A, ex Nocentini, e il sound era completamente diverso ma era molto più pieno e molto più bello, più forte. La coppia di questo motore a che regime di giri arriva? 4,8, 5. Fino ai? Non lo possiamo dire. Santi, grazie mille, poi naturalmente in bocca al lupo per la vostra performance. Grazie, è stato un piacere. Vedi che ci fa qua? Ma come mai lo state limando? Perché dobbiamo allungare un po' la cintura di sicurezza che è più piccola, vedi? Per metterci il gancio, per tirarla un po' più su. Un progetto di comunicazione audio-video che è audiovista, filmati, racconti di che cosa? Racconti del suono, il suono dei tubi di scappamento delle vetture, il suono delle radio dei Marshall, il suono della regia, cabina di regia, direzione gara, le parole, le voci, ma soprattutto il suono dei motori all'interno dell'abitacolo delle vetture. Questa narrazione per raccontare le emozioni, gli entusiasmi, quello che il mondo del motorsport declinato sulla pista di Imola rappresenta. Avremo la possibilità di ammirare tutto quello che è automobilismo che ha fatto storia. Con Andrea Viola da Torino siamo davanti a una delle sue bellissime macchine, una Formula Renault. Ci racconta qualche cosa in più allora dello scarico, del suono che queste macchine fanno e la particolarità magari rispetto ai motori turbo. Questa qua, essendo una Formula Renault 2000, ha ancora un motore aspirato, quindi un sound molto diverso rispetto a un Formula 4 che monta un motore con il turbo e quindi ha un suono molto più cupo.
Inframmezzando dalle valvole di scarico al cielo aperto con una turbina, il sound viene ovviamente abbassato e viene modificato. Invece qui abbiamo un aspirato e quindi libere dalle valvole di scarico al cielo aperto ci sono solo catalizzatore e silenziatore. Esatto, sì, c'è uno scarico con 4 condotti che vanno a finire praticamente dentro il catalizzatore, dove è anche posizionata la sonda lambda, e poi passa nel silenziatore che abbassa il suono del motore praticamente da 120 decibel all'incirca fino a 98. Altrimenti avremmo uno scarico libero a 120 decibel, quindi insomma si sentirebbe da ben lontano. Esatto, sì. Da Imola a Torino direttamente, insomma. Esatto, bravissimo. Lo possiamo vedere allora il vostro impianto di scarico? Sì, lo stiamo smontando proprio per farvelo curiosare. Abbiamo qua un motore appunto di un Formula Renault, che è un motore di un Clio R3. Questi sono il collettore di scarico, che è un 4 condotti, andando poi a finire dentro al catalizzatore, che passa e va a finire poi direttamente al silenziatore. Fino a qua ci sono all'incirca 120 decibel all'interno e poi in uscita arriviamo quasi a 98 decibel come uscita di scarico, essendo un motore ovviamente aspirato questo qua. Altrimenti vedremo all'uscita di 4 collettori la turbina, e la turbina con le palette che girano abbasserebbe moltissimo i decibel sull'uscita dello scarico. Bene, da questa bella giornata di Imola vi salutiamo con il suono e il rombo dei motori che continuano a frullare nella pista di Imola. Se vi è piaciuto il contenuto, se vi sono piaciuti i nostri video, mi raccomando, seguiteci sempre sui nostri canali social, Facebook, Instagram, YouTube, Audiopista. Ciao!